Ciao a tutti e benvenuti. Ciao ragazzi. Eri necessario? Inevitabile, come il tuo push-up. Ragazze, benvenute a questa primissima puntata di un video magazine dove parleremo delle nostre grandi passioni, fumetti e videogiochi. Ehi, dovevo dirlo io. Già fatto, bella mia. Sushi! Ora che l'ingombra è fuori dalle scatole, veniamo a noi. In questa calda estate ci sono state uscite decisamente a tema. Conoscete già Rosario the Vampire? Uno shonen di Akihisa Ikeda che mischia il genere d'azione, fantasy e harem. Pubblicato per la prima volta in Giappone nel 2004 e sbarcato in Italia, narra la storia dello sfortunato Tsukune Aono che dopo aver collezionato una quantità imbarazzante di fallimenti, per entrare in un liceo privato troverà finalmente un luogo pronto ad accoglierlo, la scuola per yokai, ossia mostri. Ovviamente Tsukune si accorge ben presto di essere nel posto sbagliato, non fosse per Moka Kayashiya, una affascinante e dolce vampira che sarà fortuna e maledizione, un vero e proprio dualismo richiamato nel titolo dell'opera. Rosario the Vampire, o forse no? Nota, l'autore sarà Luca 2012. Non resta che provare a scoprirlo, no? Andando ora sul tema più sentimentale e meno d'azione, perché non parliamo degli shoujo? Un genere che inizialmente in Italia ebbe molta difficoltà a emergere nonostante capolavori come la mai dimenticata Lady Oscar. Oggi questo tabù è definitivamente rotto e ci sono numerosi sottogeneri ormai. È da un po' di tempo che c'è un sottogenere in particolare molto seguito da noi ragazze. Sto parlando degli yaoi. Scritto da donne per donne, è un tipo di fumetto che ha come unico vero protagonista le relazioni sentimentali tra uomini. Avete presente titoli come Kizune o il titolo tutto italiano Save My Destiny? Bene, recentemente la casa editrice Ren Books è emersa per imporsi come realtà italiana leader del settore degli yaoi e degli yuri. Ha annunciato l'uscita di una raccolta di storie brevi intitolato Kazui de Ichikawa Short Stories, che spezza lo stereotipo dei ragazzi effeminati e longelinei in favore dei uomini veri, come si suol dire, orsi. Ah, che mangiata. Si parla del diavolo. In che senso, scusa? Soddisfatto? La stanza? Anche se ci vorrebbe ancora qualcosa. Tu ne hai di fame. Prego? Beh, nulla. Chi vuole dolce? Più che un orso sembrava uno zombie. A proposito, vi ricordate di Resident Evil, la serie di videogiochi con maggior successo sul tema? Ebbene, un fumetto intitolato Resident Evil Mahara Desire, con una sceneggiatura approvata direttamente dalla Capcom, narra una storia inedita collegata direttamente con l'ultimo nato Resident Evil 6. Ambientato in un istituto scolastico completamente isolato e diretto da una misteriosa sorella Grazia, se la dovrà ben presto vedere con l'infezione del T-virus. Un professore e il suo nipote interverranno immediatamente in nome di una vecchia amicizia, ma i rapporti si faranno subito tesi. L'intervento della BIS AA è inevitabile e porterà con sé l'indimenticato Chris Redfield. Ah, e anche Leon, eroe delle tinte scure. Parliamo di tinte oscure? Perché non parlare del ritorno di Batman sul grande schermo? Forte di un'identità tutta sua, è ripartito dal numero 1 anche in Italia. Grazie alla nuova casa editrice RV Edizioni e alla sua nuova linea editoriale Lion Comics. Il Cavaliere Oscuro non ha bisogno di presentazioni, soprattutto ora che è uscito l'ultima fatica di Christopher Nolan, The Dark Knight Rises. Il nuovo album, partito a maggio, è composto da 3 linee narrative, 2 riguardanti Batman e una Nightwing. Inoltre, a settembre è stata ripubblicata la saga del Cavaliere Oscuro firmata da Paul Dini. In occasione di questo evento, grazie al biglietto, si potrà avere uno sconto di 3 euro in alcune librerie specializzate. Non male, vero? Che è successo? Sono rimasta affascinata dalla potenza di Batman. Ci vedo doppio e non è un bel vedere, manco fossi in 3D. Scusa? Beh, lo sai che senza occhiali tutto è sdoppiato. Come il nuovo film. Veramente non lo è. Ti stai confondendo con Batman Arkham City. Lo ricordate, ragazzi? A settembre è uscita la ricchissima versione del pluripremiato videogioco sviluppato da Rocksteady Studios Game of the Year Edition. Questa versione comprende tutti i contenuti scaricabili usciti per questo sorprendente gioco, di cui è disponibile una modalità di gioco in 3D, adatta a qualsiasi tipo di televisore 3D siate dotati, e anche di una modalità in V-Color per i televisori 2D. Che sarebbe?
Un anaglifo che invece di sfruttare i colori magenta e ciano, che dopo poco fanno venire un gran mal di testa, sfrutta il verde e il viola, decisamente più riposanti. Ma rende sto 3D? Ormai lo mettono dappertutto. L'effetto 3D è incentrato sulla profondità che mal si sposa generalmente con le tinte scure di cui è dotato il gioco. La scarsità di luce fa mal percepire questi effetti e nei luoghi stretti è quasi nulla. Ma è così anche per altri giochi? No, ad esempio Assassin's Creed Revelation l'effetto che ne esce è molto diverso. Chi non conosce la sanguinosa storia di Ezio Auditore? Nel capitolo finale della storia è stata introdotta una modalità 3D veramente interessante. Anche questo gioco è compatibile con qualsiasi televisore abbiate e grazie alla caratteristica fondante sugli incredibili panorami costruiti dai ragazzi della Ubisoft, l'effetto questa volta è decisamente stupefacente. Anche qui sono esclusivamente effetti di profondità. Nonostante questo, la ricostruzione di Costantinopoli offre un'esperienza unica. Il tutto unito alle scalate mozzafiato e alle panoramiche offerte dal sistema. Sono stato bravo, Ezio. Ma sinceramente il 3D mi fa venire pure mal di testa. Beh, basta fare attenzione a non esagerare. Qui sì che si deve prendere una pausa ogni mezz'ora. Tutto dipende anche dalle scene di gioco, dalla concitazione. Ci vogliono giochi giusti, come Uncharted, l'inganno di Drake. Con il taglio estremamente cinematografico che lo contraddistingue, offre un'esperienza di gioco appagante a spasso per scenari suggestivi e ispirati. Il suo 3D, poi, ha un effetto decisamente piacevole e poco stressante. La potenza dell'effetto stereoscopico è sempre regolabile. Però è stato fatto un passo indietro sul 3D. Infatti, in una recente intervista di Scott Rode di Sony of America ha dichiarato che la società non punta più sul 3D e che questo andrà usato solo se arricchisce realmente l'esperienza di gioco e non a livello puramente estetico. Quindi niente più videogiochi in 3D? Non sto dicendo questo, sto dicendo solo che non verrà più usato in un modo indiscriminato. Nell'anno prossimo uscirà Metal Gear Rising e sarà in 3D. Non vedo l'ora. Ma non è un'esclusiva PS3, mica esiste solo quello, scusa. Mamma mia, sì, esistono anche altre cose come l'Xbox 360 o il 3DS XL con i suoi giochi autostereoscopici. Però qua, se elenchiamo tutti, si fa notte. Di là si stanno facendo segno di tagliare. E come? Ciao ragazzi! Non mi sono neanche messa in costume! Ah!もしスキップをしてもしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げた